Eccoci qui, amici giocatori, ad un altro appuntamento del nostro canale. Oggi parliamo dell'Isola di Fuoco, rifacimento del vecchio gioco del 1986 della MB, in una versione più rapida, più dinamica e quindi più apprezzabile dai giocatori di oggi. I percorsi sono ampi, intricati, molto di più rispetto alla versione precedente, che, ricordiamo, aveva un tabellone molto più scomodo rispetto alla maledizione di Vulcar. Ve lo facciamo vedere? Eh sì, era un bel bestione, eh? Sì, perché il fatto che fosse comunque un blocco unico lo rendeva difficile da trasportare. Era anche piuttosto noioso a volte, perché non era nient'altro che una variante del gioco dell'oca. Le caselle su cui spostarsi erano troppe e soprattutto i giocatori avevano lo stesso obiettivo, ovvero quello di recuperare il famoso gioiello. Beh, diciamo che il gioco era molto più lento perché il movimento veniva determinato esclusivamente dal lancio del dado, mentre nella versione nuova sono le carte stesse a darti il movimento, che può variare da 4 a 6 o a volte anche a 12. Sicuramente c'è più possibilità di movimento, considerato che ci sono anche molti più bivi. Inoltre un giocatore può anche concentrarsi sulle 3 fotografie tentando di risalire sull'elicottero il prima possibile. È vero, come potete vedere, la vecchia testa di Vulcar è molto più piccola. Tra l'altro questa testa, a differenza di quella nuova, aveva soltanto un canale di uscita. Oltre al gioco base, noi straconsigliamo le espansioni. Si collegano perfettamente con il gioco principale, non stravolgono eccessivamente il gioco, ma aumentano il divertimento. È arrivato il momento fatidico dei pro e dei contro. Giusto? Primo, Gioco più dinamico e divertente, sicuramente meno macchinoso di quello vecchio. Assolutamente, è scorrevole. Nettamente superiore al precedente, secondo me. 2. Le espansioni, come dicevamo, si amalgamano perfettamente fra di loro. Sì, anche se non tutte quante hanno un ambiente nuovo da aggiungere all'isola principale, alcune aggiungono soltanto dei token e delle carte, comunque tutte quante meritano di essere giocate. Bagni di ragni e il relitto della sciabola Cremisi sicuramente sono quelle che attirano di più. Contro, ragazzi? La scatola. La scatola. Sembra la scatola di un pigiama. Sì, scarsa qualità e non c'è un organizer dentro che sarebbe davvero comodo. Ti mettono delle bustine, ma... Secondo contro, la qualità delle miniature. Non sono molto stabili. Se disgraziatamente dovesse cadere a terra e altrettanto disgraziatamente qualcuno dovesse pestarla, te la sei giocata. Sì, non è che la puoi sostituire con qualcos'altro perché tutte devono avere lo stesso equilibrio. Quindi sì, avrebbero potuto fare le miniature di un materiale un po' più solido. E anche questo è altamente consigliato come gioco e... Sì, molto consigliato, però adesso io vorrei lanciare delle biglie nella testa di Vulcar. Sì, anch'io voglio lanciare qualche biglia.